Articoli italiani, che confusione! Nella video lezione di oggi vedremo come utilizzare gli articoli indeterminativi singolari in italiano. Ti assicuro che la spiegazione sarà molto semplice. Di che cosa si occupa questo canale? Di lingua italiana, naturalmente. Se vuoi ricevere una video lezione in settimana, basta che tu ti iscriva al canale e non dimenticare di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e il mio compito è quello di facilitare l'apprendimento dell'italiano, ovvero partendo dai bisogni dei miei studenti garantisco il raggiungimento dei loro obiettivi cercando di fare leva sulle potenzialità e inclinazioni di ognuno di loro. Oggi ci occuperemo degli articoli indeterminativi al singolare. Prima domanda: quanti sono? Sono 3. Guardiamoli. Abbiamo un, poi esiste uno ed anche una e un apostrofo. Ma allora sono 3 o sono 4? Ho detto 3 per un motivo ben preciso. È importante che tu associ un apostrofo a una, ovvero ogni volta che vedi un apostrofo ti devi ricordare che è semplicemente un'altra forma assunta da una, e questo è molto importante. Questo concetto spesso sfugge ed è causa di moltissimi errori, quindi ricorda, un apostrofo deve essere associato a una. Passiamo ora in rassegna i diversi articoli. Ho un'altra domanda per te. In questa tabella dove inseriresti gli articoli di cui abbiamo appena parlato? Dovremo inserire un e uno tra gli articoli maschili e una e un apostrofo tra gli articoli femminili. In quali casi si utilizzano questi articoli? Cominciamo da uno. Uno si utilizza con nomi maschili che cominciano con S più consonante. Mi raccomando, non vocale, solo S più consonante, come per esempio uno sport o anche uno studente, uno scienziato, perché anche qui è S più consonante. Il secondo caso sono i nomi maschili che cominciano con la Z, come per esempio uno zio o anche uno zaino. E per finire le parole che iniziano con PS, come per esempio uno psicologo o uno psichiatra. Ricorda che in realtà ci sono anche altri casi, le parole che iniziano con gn, le parole che iniziano con x, y, la semiconsonante iod, ma veramente sono talmente poco frequenti che non ne vale la pena. Per ora ricorda questi primi 3 casi, che sono i più frequenti e i più importanti. Passiamo ora all'utilizzo di un. Un si utilizza con nomi maschili che cominciano con consonante, naturalmente tranne i casi di cui abbiamo già parlato e per i quali si utilizza uno, e anche con parole maschili che cominciano con vocale. Attenzione, per favore, è importante.
un amico, un albero, un uomo. Si scrive senza apostrofo perché un è un articolo maschile che si utilizza con le parole che iniziano con vocale. Un non vuole l'apostrofo. Veniamo ora a una, che si usa con nomi femminili che iniziano con consonante, come per esempio una ragazza o ancora una gomma, una donna. Ora fai attenzione. Quando la parola è femminile e comincia con vocale, allora una perde la A e diventa un apostrofo. Ecco perché fin dall'inizio ti ho detto di stare molto attento o attenta a questo aspetto. Un apostrofo è un articolo femminile. Non può essere utilizzato con nomi maschili. Scriveremo pertanto un'amica con l'apostrofo o anche un'ora con l'apostrofo, perché in entrambi i casi questi nomi sono femminili. Forse ti stai chiedendo, ma l'utilizzo di un apostrofo quando una parola è femminile e comincia con vocale è obbligatorio o posso utilizzare una? Questa è un'ottima domanda perché l'elisione è consigliata, è raccomandata, ma non è obbligatoria. Ed anzi, una tendenza interessante della lingua italiana è che oggigiorno, molto di più oggi rispetto al passato, si tende a lasciare una intero, nella forma intera, anziché nella forma con l'apostrofo. Per capirci, oggigiorno è facile leggere una amica anziché un apostrofo amica. Fino a qui ci siamo concentrati sugli articoli indeterminativi al singolare, ma cosa succede al plurale? La questione è piuttosto complessa e per quello preferisco parlarne in un'altra videolezione che pubblicherò più avanti. Ora vediamo di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato. A breve leggerai 10 sostantivi. Ti chiedo di scrivere nei commenti qual è l'articolo indeterminativo corrispondente. Leggiamo le parole: albero, finestra, anno, psicologo, uomo, area, zio, studente, sole, insegnante. Attenzione al numero 10. Dovrai giustificare la risposta. Ricapitoliamo che cosa abbiamo fatto oggi. Abbiamo parlato degli articoli indeterminativi singolari. Probabilmente il concetto più importante è che un apostrofo è la forma assunta da una davanti a parole femminili che cominciano con vocale. Ti è piaciuto questo video? Allora potresti mettere un mi piace e condividerlo con i tuoi amici. Se poi decidessi di iscriverti, sarebbe meraviglioso. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Allora, questo è molto importante. Ho detto 3 per un motivo.